Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Sono qui con la moto allenamento un'altra volta per farvi vedere la posizione in sella. Una posizione in sella basica, non estremizzata, che poi vi aiuterà a girare in pista con più sicurezza, più tranquillità e sicuramente a migliorare molto più facilmente e comunque essere un po' più belli in moto. Allora cominciamo con la prima fase. Premetto che ce ne sono 4. La prima fase è il rettilineo. Allora, se non avete visto il video dove vi mettete a posto la posizione della moto, quindi con tutte le leve e le robe varie per star comodi, ve lo lascio nelle schede o comunque in descrizione. Adesso però andiamo a vedere la posizione che dobbiamo adottare una volta che abbiamo la moto messa a posto. Allora, per star giù nel rettilineo bisogna fare che si sposta il culo tutto indietro, soprattutto se siete, come dire, molto alti. Si sposta il culo tutto indietro, ok? Quasi fino a toccare il dietro della moto, e ci si mette giù incastrando i gomiti tra il ginocchio e comunque il serbatoio, quindi si sta più aerodinamici possibile, si appoggia il mento al serbatoio, ti dà tutto il gas. Quindi questa qua è la posizione sul dritto. È anche consigliabile stare in punta, cioè la posizione corretta è stare in punta, e così si sta sul rettilineo. Una volta che siamo messi a posto sul dritto arriviamo al secondo punto, che è la frenata. Allora, siamo giù in carena come prima che arriviamo dal rettilineo. La prima cosa da fare è già spostare un po' il culo verso il punto della curva, ok? E frenare. Una volta che freniamo, ok, ci teniamo più indietro possibile per far lavorare la gomma posteriore. Comunque, visto che la moto si schiaccerà in avanti, noi la teniamo bassa dietro, sedendoci dietro e stringendo le gambe al serbatoio. Quindi siamo giù e via il gas, subito prendiamo il freno, gambe strette, già un po' fuori, e andiamo a accompagnare la moto in curva. Questa frenata qui sarà molto forte, quindi si usiamo un po' le braccia, ma per non stancarci l'importante è tenere sempre le gambe belle salde al serbatoio. E quindi questa qua è la parte di frenata dove freneremo non subito aggressivi, anche lì faremo caricare il davanti e poi lo strizzeremo bene, soprattutto con moto che non hanno, diciamo, impianti da corsa o sospensioni da corsa. Bisogna stare abbastanza attenti per non bloccare l'anteriore dritti, che è pericoloso, però nel 99% delle volte non succede perché andiamo troppo forte per bloccarla. Detto ciò, fatta la frenata, saremo lì che aspettiamo di fermarci a sufficienza per entrare in curva. Arriviamo quindi all'entrata di curva e alla percorrenza, così. Quindi noi saremo ancora nella nostra fase di frenata, quindi come prima gambe ben salde, e qui c'è gente che incomincia, una volta scalato tutte le marce o anche mentre le scala, a tirare fuori la gamba. Allora, questo qui sarebbe per abbassare il baricentro della moto e aiutare anche a ritardare un po' l'ingresso in curva. Non tutti la usano, io non la consiglio se si è un amatore o qualcuno che non è un professionista, e anche io stesso non la uso tantissimo sinceramente, però mettiamo conto che in questo caso non la usiamo, quindi dal che freniamo forte noi incominceremo a fare più pressione con la gamba esterna perché stiamo inserendo in curva, e rilasciare il freno davanti. Quando rilasciamo noi stiamo entrando, quindi lasciamo il freno davanti e entriamo in posizione, e così noi dobbiamo da che siamo comunque col freno in mano, rilasciarlo per scaricare l'anteriore e iniziare a piegare la moto. Piegando la moto non è che si butta la moto giù con le braccia, si usa sempre la gamba esterna e la gamba interna, quindi si fa pressione sulla pedana interna e pressione con la gamba esterna del serbatoio, e la moto andrà in piega. Noi facciamo la nostra posizione molto importante, quindi né di stare troppo fuori col culo, perché poi ci ingessiamo con la parte superiore del corpo. Come vedete qua, se mi buttassi giù cadrei dalla moto, quindi devo stare rigido sulle braccia, né troppo sulla moto perché poi andremo a tenere il ginocchio troppo aperto e non faremo la posizione corretta, ma idealmente uscire una chiappa fuori e una dentro, per permetterci di essere ancorati alla moto e comunque tenere un'apertura del ginocchio che sia comunque corretta, insomma, senza esagerare. E pian piano che tocchiamo l'asfalto col ginocchio come riferimento, lo chiediamo un filino e aumentiamo la piega della moto al centro della curva. Qui saremo alla massima piega e faremo la nostra percorrenza. Comunque che vogliate mettere giù il gomito o meno non lo so, non è neanche quello necessario, però il ginocchio sì, per riferimento lo mettono giù tutti, quindi è chiaro che va messo giù per primo ginocchio, e teniamo la moto in questa posizione. Quindi qui saremo in una fase di stallo, avremo mollato il freno, saremo messi in posizione e stiamo aspettando di uscire dalla curva. Premetto che questa guida che sto spiegando non è una guida, è una guida generale, insomma, non è che sto spiegando la guida di un 1000 piuttosto che di un 300 a grandi linee. C'è una cosa un po' generalizzata per rendere l'idea, però ovviamente se uno guida un 1000 spiegherà di più e quindi avrà, come dire, aprirà il gas un filo dopo con la moto più dritta. Se uno un 300 aprirà il gas prima più in angolo, però comunque questo qua dipende dalla moto. Adesso però arriviamo all'ultima fase, che è l'uscita di curva o comunque l'accelerazione.
Una volta che abbiamo giunto alla nostra percorrenza, noi dovremo iniziare ad accelerare. Anche lì è importante non dare il gas secco una volta che si è la moto dritta, ma da moto piegata puntare il gas e man mano che rialziamo la moto darglielo sempre di più e rialzarla e si uscirà dalla curva. Una volta che avremo giunto alla nostra percorrenza, quindi che siamo qui, puntiamo il gas e rialziamo la moto. Questo perché siamo con poca impronta terra e rialzandola la moto si raddrizza e ha più impronta la gomma dietro e quindi avrà più grip, non farà spinning e potremo uscire dalla curva con molta più trazione. Stessa cosa con il gas, lo tocchiamo e lo affondiamo, non diamo un colpo secco, se no la gomma gira e rischia di buttarci per aria per niente perché non facciamo metri. Quindi l'ideale è sempre rimanere con la gamba esterna ancorata, non buttarci più in fuori col corpo, alzare la moto e darglielo sempre di più. Una volta che saremo usciti, rientra prima il corpo, ok? Prima il corpo, quindi saliamo su prima col corpo, in caso ci sia un'altra curva a destra, perché se c'è un'altra curva a destra noi così siamo già col culo fuori e facciamo così e rientriamo nell'altra curva. Quindi su col corpo e poi se non ci sono altre curve, vabbè lo saprete, rimettiamo su anche il culo e ci rimettiamo in carena. Spero che questo video vi sia stato utile, questa era la posizione in sella con le 4 fasi della guida principali. Ovviamente applicatele con calma, non tutte insieme, magari se non riuscite a farne una, scrivetemi pure su Instagram, vi do una mano. E niente, iscrivetevi al canale, lasciate un like, ci vediamo al prossimo video.